di All for Shooter e All for Hunter siamo in Baschieria ai Pelagri, a Bologna. Il motivo di questa nostra presentazione è una novità assoluta nel campo delle polveri per il caricamento delle munizioni metalliche. Presentiamo oggi 7 propellenti nuovi che sono stati concepiti e messi a punto espressamente per questo tipo di cartucce da noi. Abbiamo preparato 3 polveri per arma corta e 4 polveri per arma lunga. Un lavoro molto importante che consentirà con questi prodotti di coprire praticamente tutto l'arco delle munizioni, sia delle pistole revolver che delle carabine. Le polveri per la carabina sono 4. Abbiamo scelto 4 propellenti in modo da avere una certa elasticità, una certa facilità di applicazione. Anche queste sono spaziate sulla scala della loro rapidità combustiva, partendo dalla BP06 Light Rifle, una polvere molto vivace, che si adatta particolarmente ai calibri 222 e 223, ma anche a tanti altri calibri che hanno poca spalla o che hanno comunque pressioni di esercizio non particolarmente sostenute. Abbiamo una BP07 Medium Rifle, che è una polvere jolly molto adatta a un pochino tutte le cartucce da carabina di calibro intermedio. Abbiamo una BP08 Heavy Rifle, quindi come dice la parola è intuitivo, sarà dedicata a tutti i calibri non ancora Magnum, ma comunque ad altissime prestazioni. E abbiamo la chiusura della nostra serie con una polvere specifica, la Magnum Rifle, dedicata a tutte le cartucce Magnum e le cartucce più potenti che si possono gestire nelle carabine e nei fucili a canna rigata. Ricaricheremo oggi una cartuccia molto diffusa, il 222 Remington Magnum, una delle piccole cartucce da carabina più diffuse e più apprezzate dai tiratori e anche dai cacciatori. Ottima per il tiro a segno, ottima per la caccia al capriolo. Questi sono bossoli del calibro 222 Remington, come escono dalla carabina appena sparati. Vediamo che hanno l'innesco percosso, un po' meno visivo ma è comunque presente, è la deformazione di tutto il bossolo dovuto al fatto della pressione che in camera lo fa espandere e di conseguenza non rimane con le sue dimensioni originarie che aveva da nuovo. Con la ricarica dobbiamo riportarlo dimensionalmente alle stesse quote che aveva inizialmente per assicurarci che possa entrare nella carabina e che possa trattenere saldamente la palla nel colletto. Noi abbiamo dei bossoli che abbiamo già accuratamente lavato con una lavabossoli a spilli. Questi sono perfettamente puliti. Abbiamo tolto l'innesco per pulire anche la sede dell'innesco, molto importante ai fini di facilitare l'introduzione del nuovo innesco. La prima operazione che dobbiamo fare è quella di disporre delle matrici e dello shell holder per poter operare queste operazioni. Le matrici o dice all'americana sono questi strumenti, 2 nel caso della carabina con bossolo a bottiglia, che verranno utilizzati appunto uno per ricalibrare interamente il bossolo e quell'altro per inserire la palla. Mettiamo lo shell holder, che è la base che trattiene il bossolo durante le varie operazioni, al suo posto alla sommità del pistone della pressa. Prendiamo la matrice ricalibratrice del calibro 222 Remington Magnum, possiamo notare che abbiamo l'iscrizione del calibro e l'FL di full length, quindi di matrice ricalibratrice full length vuol dire su tutta la lunghezza del bossolo, non soltanto il colletto una parte ma l'intero bossolo. E l'andiamo ad avvitare alla sommità della pressa. Noi dobbiamo far entrare il bossolo completamente nella matrice, quindi come prima cosa avviteremo la matrice fino a contatto dello shell holder. Arrivati a contatto dello shell holder, per evitare che ci possano essere delle piccole fessure dovute ai giochi delle varie parti in movimento, abbassiamo momentaneamente lo shell holder e avvitiamo tutto il corpo del dice di un ulteriore terzo di giro. A questo punto lo shell holder toccherà la base del dice, chiaramente. Essendo piani paralleli, noi lo mettiamo in pressione e in questo modo abbiamo tolto il gioco che ha all'interno della sua sede filettata e lo blocchiamo con la sua ghiera. Bloccato in questo modo il dice sarà perfettamente verticale, perfettamente perpendicolare allo shell holder, quindi al bossolo. Il bossolo verrà ricalibrato dritto. Prendiamo uno dei bossoli già lavati, lo spazzoliamo con un po' di lubrificante all'interno del colletto tramite uno scovolo in crine, lo lubrifichiamo leggermente con una speciale cera per la ricalibratura dei bossoli, soprattutto nella parte centrale e inferiore, che è quella che offre più resistenza e più attrito in fase di ricalibratura. Lo piassiamo nel nostro shell holder e lo facciamo entrare nella matrice dolcemente e gradualmente, ma fino a fine corsa. In questo modo il bossolo è stato ricalibrato esternamente in modo completo. Il colletto è stato stretto oltre la misura che a noi serve per evitare che dei diversi ritorni elastici possano falsare la tenuta sulla palla. In fase di estrazione, l'oliva rettificata che c'è sullo stesso asse che toglie l'innesco ricalibra l'interno del colletto.
Noi ora avremo su tutti i bossoli la stessa identica quota all'interno del colletto, quindi il colletto avrà una tensione perfettamente identica su tutte le palle e su tutti i bossoli. Questo bossolo è stato ricalibrato, lo puliamo leggermente dalla cera e lo andiamo ad innescare con un nuovo primer, perché chiaramente quello vecchio spento è stato espulso. Togliamo il nostro dice e montiamo un innescatore manuale. Il corpo dell'innescatore non è altro che un piccolo dice, in cui in questo caso monteremo lo shell holder. L'ingresso dello shell holder sia sul pistone che su questi supporti è a baionetta, quindi entra e una molla lo tiene bloccato. Questo è il pistone innescatore con la parte che trattiene l'innesco mobile caricata da una mollettina. Lo mettiamo al posto dello shell holder. L'innescatore esce attraverso il nostro piccolo dice e lo shell holder. Prendiamo un innesco, cerchiamo di non toccarli mai con le mani unte o sudate e lo posizioniamo all'interno della coppettina. Abbassiamo leggermente, mettiamo il nostro bossolo e con una leggera pressione lo facciamo entrare. Il bossolo è perfettamente innescato. Riposizioniamo il nostro shell holder alla sommità del pistone. A questo punto dobbiamo versare la polvere all'interno del bossolo. La polvere che utilizziamo in questo caso è la BP06 Light Rifle, è una polvere specifica per i calibri 222-223. La carica che utilizzeremo nel 222 con una palla match da 52 grani della Sierra è una carica di 23 grani, pari a 1,50 grammi. Quindi prendiamo un pochino di polvere, azzeriamo la bilancia elettronica e pesiamo 1,5 grammi di polvere. 1,5 grammi, tramite l'imbutino riempiamo il nostro bossolo. A questo punto non rimane che inserire la palla. Rimettiamo il bossolo nello shell holder, prendiamo il dice inseritore, in americano Setter, anche questo contraddistinto dalla sua scritta, SEAT, che significa inseritore, lo avvitiamo lasciando il bossolo nello shell holder, eleviamo il bossolo e avvitiamo il nostro inseritore fino a contatto con il bossolo. Il contatto avviene internamente, è la parte deputata al crimpaggio che toccherà la bocca del bossolo. Ecco, è arrivato. A questo punto, avendo una palla liscia, non possiamo e non dobbiamo assolutamente crimpare, togliamo il bossolo e svitiamo di mezzo giro la nostra matrice. In questo modo siamo certi che non tenteremo di fare nessun crimpaggio, anche se ci fossero dei bossoli con delle leggere differenze di lunghezza. Prendiamo una palla, queste sono palle specifiche da tiro della Sierra, la imbocchiamo sul nostro bossolo, l'accompagniamo, lo facciamo entrare e con una leggera forza sulla pressa la affondiamo. La cartuccia finita deve essere 54 mm, quindi noi verifichiamo di aver ottenuto una quota simile. 54,2 è leggermente lunga, quindi provvediamo tramite l'inseritore ad abbassarla leggermente. Naturalmente c'è una tolleranza di circa 1/10 su questa quota. Perfetto, abbiamo fatto la nostra cartuccia.